Non mi sono mai sentito diverso. Ho sempre vissuto sul filo del rasoio, no? Non sapevo mai quanto potevo durare. Se tu apprezzi le cose semplici, allora ti emozioni tutti i giorni. Il limite lo mettiamo noi con la testa. La sua storia è fatta di gesti speciali, espressioni silenti, poche parole. Frammenti di carta velina in circolazione perenne come fiocchi di neve. Resistono al tempo, al sole, rilasciano la grandezza del campione, di chi regala una gioia, una meraviglia altrettanto permanente. Ben altro, la perfezione della grazia, il prezzo della fatica, l'intermittenza dell'esistenza. Per questo Roberto Baggio continua a giocare nella fantasia, corre dove insieme siamo stati felici, mortificati, vittoriosi o battuti. Abita una memoria comune dentro la quale passato e presente si confondono, convivono in pace. Anima, destino. Si parlano, ci parlano. Indicano un'umanità straordinaria perché è semplice, uno specchio per riconoscerlo, riconoscendo qualcosa che ci appartiene, ci riguarda. Uno dei ricordi più belli che ho è di quando eravamo piccoli e giocavamo in questo corridoio lungo e quindi lì con questa palla di carta arrotolata con lo scotch sono iniziate le nostre prime sfide e quindi questa è una cosa che un ricordo molto nitido, molto bello di quei primi anni in cui siamo stati fratelli insieme, siamo cresciuti insieme con la palla tra i piedi. Volevo partire da qui, perché il corridoio è una terra di tutti e di nessuno ed è come un campo, è un posto neutro ma in realtà è un po' un cuore di casa. Sì, era lo stadio per noi, perché ovviamente con Edia e gli altri miei fratelli, soprattutto quando c'era brutto tempo fuori, diventava il nostro campo, il nostro stadio, il nostro posto dove veramente riuscivamo a essere più che felici. Io ho firmato con la Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Vergine Santa, e che aspettavi a dircelo, figlio mio? Ah, volevo ci fosse anche papà. Te li danno tutti quanti a testi, Skay? Beh, no, gli danno licenza, però a me danno uno stipendio, anche buono. Ottimo. Così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina. Non va mica in camera solo a tirare le punizioni. È stata una cosa ovviamente che aveva sorpreso, no? E tutti, anche me, perché ovviamente stavamo parlando di cifre importanti, no? Lo sono oggi e sono passati tantissimi anni. Io venivo da qualche anno in cui avevo veramente creato problemi al babbo che aveva questa officina, perché gli spaccavo tutti i vetri, perché battevo le punizioni e ovviamente ogni tanto gli andava male. Il fatto di andare in una squadra di Serie A, tra virgolette, stava coronando il mio sogno da bambino, no? Però il papà era abbastanza rigido, infatti la battuta è molto chiara, no? Per dire un po' come vivevo quel momento e quel rapporto. Un'altra cosa che sta dentro alla storia tua, secondo me, è legata a questa parola, a questo concetto di essere in qualche modo un figlio prediletto. Non mi sono mai sentito diverso dai miei fratelli o dagli altri. Il papà era così con tutti, no? La cosa più importante alla fine è la fiducia, no? La fiducia ti dà la capacità di tirar fuori una forza incredibile e a volte magari questo non avveniva, per cui era una fatica doppia per riuscire a tirar fuori quelle che erano le tue capacità. Io so che volevi sempre stare sopra i tuoi fratelli. Io? Ma forse eri te che mi trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. Guarda che sei te che devi credere in te stesso, no gli altri. Volevo sapere cosa è successo quando sei diventato padre tu, cioè se hai rivisto nei tuoi figli qualcosa che riguardava te o se hai rivisto in te qualcosa che riguardava tuo padre con una comprensione più adulta. Quando
arrivi a una certa età, hai dei figli, cambia completamente il tuo modo di vedere le cose, no? Il problema è che quello che hai fatto prima non puoi cambiarlo, o comunque rimane, nel senso che se hai fatto degli errori perché pensavi di aver già capito tutto, quando ti trovi a vivere la realtà di essere papà, ti smonti. Lì credo che sia fondamentale avere la sensibilità per capire che hai fatto degli errori. L'idea di aver sempre ragione ci porta magari a non ammettere questo. Dei rapporti che hanno avuto delle crepe fanno fatica poi a ricomporsi, però ho capito dopo. E per cui ho cercato veramente di recuperare, di lasciare andare tutto quello che mi aveva creato sofferenza insieme a lui. E tu sei un papà compreso dei tuoi figli? Ma lo diranno un giorno loro, no? Perché quando tu sei figlio ti fa una concezione di tante cose, no? Poi quando ti trovi a essere genitore, ovviamente ti rimangi un po' tutto, no? Ti vengono in mente molto spesso quello che ti dicevano i tuoi genitori. Allora comprendi che forse non avevano tutti i torti. Guarda, io dei calciatori ne ho visti tanti. Alla fine sono tutti uguali. Nell'allenatore vedono un padre. Ecco perché te ci hai avuto sempre problemi. Perché volevi l'amore solo per te. E te credo con 7 fratelli. Ma non saprei in realtà. Tranquillo, perché qui finché ci sto io lo schema è uno solo. Tu ti passi la palla a Baggio e te fai gol. Ti piace come schema? Con Mazzone è stato ovviamente qualcosa di semplice, perché lui non aveva più quel desiderio di imporsi verso nessuno, e per cui è nato un rapporto di stima reciproca. Lui sapeva che io avrei dato la vita per lui. Sul terreno di gioco, in giro per l'Italia, ci siamo incontrati molte volte. Una in particolare è un derby di quelli sentiti, fra Brescia e Atalanta. 3-1 per l'Atalanta, fuori casa, dopo che lui aveva segnato il gol iniziale, partita sembrava finita. Segna un secondo gol, sempre lui, 3-2, e il suo allenatore, che era stato subissato di ingiurie, di tutto da parte dei tifosi avversari, fece una promessa: se facciamo il 3-3 vengo. E c'è un calcio di punizione a credo pochissimi minuti dalla fine, pallone va in porta, 3-3, e mise a rischio la vita di Mazzone, perché lo obbligò ad una corsa di 60 metri fino ad arrivare sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta. Sì, credo sia una cosa che ricorderà certamente anche lui. Solo che devo dire la verità, l'ho visto alla fine della partita, la corsa, perché quando io ho battuto il calcio di punizione ho messo questa palla in mezzo, ovviamente nessuno l'ha toccata, è entrata in porta, e qui ho avuto il pareggio, e tutti i compagni sono venuti lì ad abbracciarmi, per cui nessuno di noi si era reso conto di quello che era successo. E devo dire che poi quando l'ho visto mi ha fatto morire da ridere, perché era l'ultima cosa che pensavo, però insomma è stato divertente da una parte, però veramente Carletto in quel momento ha messo a rischio veramente la sua salute, perché ha fatto uno scatto di 60 metri, forse di più, per arrivare sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta. È stata veramente una cosa divertente e impensabile, devo dire. Quando io cominciai a lavorare con Roberto Baggio, aveva già subito 2 ricadute dell'intervento del ginocchio. C'era molta difficoltà magari nella ripresa, perché si allenava e poi si rifaceva male. In particolare un medico gli consigliava di giocare con una ginocchiera ferrata, cosa pazzesca, perché nessun calciatore gioca con una ginocchiera ferrata. Lo consideravano tutti magari esile, mentre questo magari doveva sostenere un doppio lavoro, sia un lavoro di potenziamento settimanale molto forte, più il lavoro del campo. Quindi ci voleva una resistenza fisica notevole. E a mio avviso lui era più forte fisicamente che tecnicamente, perché riusciva a fare delle cose magari che gli altri calciatori non riuscivano a farle. È strano che dica più forte fisicamente che tecnicamente. Sì, no, ma lui me lo diceva sempre.
Io avevo questo problema ovviamente muscolare che mi spiegarono una volta era come una camera d'aria bucata. Io lavorando praticamente era come se la gonfiassi. Il momento che smettevo di fare potenziamento tornava ovviamente al livello di prima e questo aumentava il rischio di nuovi infortuni, nuovi incidenti, no? Qui dovevo fare minimo 2 volte alla settimana un lavoro, oltre a quello che facevo ovviamente con la squadra, specifico. Secondo me è un bel momento la percezione di essere, come dire, di avere una diversità nel senso del talento qualche volta, in qualche momento credo che sia uscita. Guarda, devo dirti la verità, no, non mi sono mai sentito diverso. Ma da nessuno, no? Forse è stata questa la mia forza. Non ho mai pensato che ero più bravo di un fratello o di un compagno di squadra. Non ho mai fatto questo discorso perché purtroppo per via di questi infortuni ho sempre vissuto sul filo del rasoio, no? Che non sapevo mai quanto potevo durare. Io con l'infortunio e l'operazione che avevo subito, chi mi dava la certezza che avrei giocato la settimana prossima? Nessuno. Per cui non avevo questi pensieri. Gli unici pensieri che avevo erano quelli di allenarmi per cercare di essere nelle condizioni migliori per poter arrivare alla domenica. Fine. Qui ci troviamo in uno dei 3 posti sacri che io considero sacri, penso anche Roberto, insieme a Via Frusa, che era casa mia, dove Roberto iniziò a praticare buddismo, e Mr. Disco, che era il negozio dove ho conosciuto realmente Roberto perché veniva a comprare musica. Qui invece siamo a Villa Certosa, dove Roberto veniva in ritiro nelle partite casalinghe e io venivo qui a trovarlo la mattina presto. Lui si alzava anche un'ora prima degli altri e si faceva la nostra pratica buddista di Daimoku e Gongyo, che lo facevo più che altro io perché lui appunto balbettava, però mi colpì molto la sua cocciutaggine, il fatto che lui si svegliasse un'ora prima degli altri non era così scontato, anche perché un ragazzo di 20 anni, insomma, però era sempre molto cocciuto in questa cosa qui. Per me il buddismo è stato questo, mi ha fatto credere ed era la convinzione che tutto dipendeva da me, che comunque stare là a lamentarsi della situazione che stavo vivendo, soprattutto dopo queste operazioni, non mi avrebbe portato a niente. Sapevo che da quel momento il destino del mio futuro era nelle mie mani. Secondo me è una cosa che ha a che fare con il momento di ombra, cioè che dà luce all'ombra in qualche modo. Bisogna saperlo cogliere questo momento, no? A volte la sofferenza ti porta ad ascoltare di più. Perché poi, voglio dire, se non avessi fatto questo non avrei realizzato niente nella vita, perché comunque l'infortunio era gravissimo, non avevo, oppure comunque non mi davano grandi speranze, no? Di tornare a giocare, per cui voglio dire, uno se non trova dentro di sé la forza, da fuori non arriva. E questo è stato veramente un insegnamento, no? Il fatto che comunque le sofferenze fanno parte della vita di ogni persona, però bisogna saper cogliere il momento e accettarle e sfidarle, no? È lì che possiamo crescere, che possiamo veramente trasformare il karma, possiamo trasformare la sofferenza in qualcosa che abbia valore. Questo è quello che mi ha insegnato il buddismo. Anche perché la tua immagine è un'immagine di una persona, di un uomo, come dire, riservato, ma le persone che ti conoscono, che ti frequentano, ti descrivono come uno che, come dire, un gaudente, uno che si diverte, che scherza. Che sì, no, sono così, però poi quando ci sono le cose serie voglio farle bene. Sì,
adoro divertirmi, adoro stare in compagnia dei miei amici, adoro fare cazzate, però quando ci sono le cose da fare seriamente voglio andare fino in fondo e farle bene, perché mio padre mi ha sempre insegnato questo, no? Se le fai male le devi fare 2 volte. Ho lavorato sul film per almeno 5 mesi ed eravamo arrivati alla sera prima di girare, per cui non c'era più modo di scappare. E a un certo punto mi sono detto io devo scaricare e ho chiamato Roberto. Paradossalmente, perché poteva mettermi molta più ansia. Invece io sapevo che lui mi avrebbe trovato il modo di tranquillizzarmi, di calmarmi, di porre l'attenzione su altro. E infatti non abbiamo parlato per niente del film, sono andato a dormire sereno. Tra i gol che abbiamo ricostruito ce n'è uno in particolare che me lo ricordo per quanto mi ha fatto dannare. E paradossalmente era quello che, vedendo i video, io avevo detto vabbè, su questo non avremo problemi. C'è questo lancio di signori altissimo, lui supera il portiere, 2 tocchi e poi fa gol, e fa una capriola indietro. Io l'ho visto e ho detto 2 tocchi sono, lo rifacciamo in un attimo. Guarda, io non vi so spiegare che cosa ho dovuto attraversare per provare a rifare quel gol. Io sicuramente facevo la capriola dietro, l'esultanza, quella l'ho fatta io perché dopo 5 anni di ginnastica artistica la capriola indietro la sapevo fare. Il gol c'è lo zampino della controfigura, purtroppo è così. Povero Andrea. No, perché non sembra, ma molte cose che a te riescono facili poi in realtà sono complesse per noi. È stato difficile anche per me quel giorno, devo dire la verità, non solo per Andrea. Eravamo veramente stremati a livello fisico. Venivamo dopo la partita di 120 minuti con la Nigeria, erano le temperature che erano insopportabili, era una cosa che non si può immaginare nessuno. È stato, per fortuna, un gol al di là della bellezza, ma importante, insomma, perché giocavamo con una bella squadra che era la Spagna e ci giocavamo la semifinale poi. Lancio per Signori da quest'altra parte da Roberto Baggio svolta! Migliorarsi. C'è un momento in cui si smette, invece no. No, io credo che non si arriva mai al limite. Credo che sia anche il bello della vita in generale, no? Il fatto di poter scoprire cose nuove, nuovi orizzonti, di allargare la propria anche mente. Io credo che basta che uno scelga un qualunque settore, una qualunque professione, se la fa con passione trova di divertirsi finché vuole. Il limite lo mettiamo noi con la testa, ma c'è da imparare in qualunque cosa facciamo. Quando il tempo ormai sembrava scaduto, era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere mai l'uomo dietro il campione. C'è una luce che io collego a quegli anni 90 lì, era quella luce d'estate che c'era quando il sole tramontava, ma c'era ancora questo cielo che sapeva veramente di notti magiche. E ricordo che dopo le partite che finivano la sera ci era concesso andare a giocare un po', tornare nel cortile con gli amici e andare a giocare. E ho rigiocato la semifinale con l'Argentina, ovviamente è finita diversamente, abbiamo vinto e poi siamo andati in finale a vincere la Coppa. L'emozione è la benzina dell'anima. Volevo sapere se lo è stato, cioè se è stata una cosa che ha attraversato la tua vita e che cos'è ora. È quel qualcosa in più che ti dà la spinta per andare avanti, no? Se uno non si emoziona più, allora penso che sia veramente finita, no? Ogni campo che tu vai a conoscere puoi scoprire l'emozione per qualunque roba. Io mi sono emozionato per vedere delle piante che ho messo giù e che in questi giorni hanno fatto le gemme.
se tu apprezzi le cose semplici, allora ti emozioni tutti i giorni. Lo so, potrà sembrarti un'esagerazione, ma pure quel rigore a me ha insegnato un po' la vita. Credo fosse una semifinale di Coppa UEFA. Io tifoso juventino, seduto sul tappeto con mio fratello che tifava Napoli. Erano 1-1 e al 90° fu assegnato alla Juventus un calcio di punizione. E lì io ricordo tutta la tensione e la consapevolezza che comunque era una grande occasione, perché conoscevo quel campione che stava sistemando lì la palla, e lui segnò al 92°. E ricordo lì che probabilmente anche la fede calcistica di mio fratello ha avuto un attimo di... Tant'è che oggi mio fratello tifa Juventus, quindi è responsabile di questa cosa, ma è responsabile anche di un momento familiare molto, molto bello. Far cambiare squadra a uno non è facile. Sì. Ho combinato qualche casino. È un fatto indubbio, no, di questo amore che ha circondato sempre la tua carriera. Perché secondo te? Io ho una teoria, ma volevo sentire te. Non lo so, guarda, tante volte ho cercato anch'io di darmi una spiegazione, anche con mia moglie e la mia famiglia, perché ancora oggi mi arrivano lettere da tutto il mondo, i tifosi che mi mandano le foto con i soldi dentro, purché gli rimandi indietro le foto autografate. Questa cosa è incredibile, no? E sono passati 17 anni, cioè una vita, non voglio dire. Non lo so, forse il fatto che io ho sempre cercato di accontentare tutti i tifosi con cui ho avuto contatto, perché dicevo, boh, magari li vedo solo stavolta, non li vedrò mai più. Allora questa cosa qua mi aiutava, capito, anche magari quando c'era poco tempo, però di dedicare anche un secondo. Questa cosa forse ha toccato le persone. Sai cosa penso, Roby? Che a te tutti ti amano così tanto perché l'hai perso quel mondiale lì. Che hai fatto vedere che sei umano, che sbagli, che soffri. Come tutti quanti. Secondo me questo amore si scatena quando un grande campione che fa delle cose lontane dalle nostre, quindi lo ammiri, improvvisamente ti somiglia. Cioè fa o dice qualcosa che potresti dire tu a un tuo amico, o mostra una sofferenza, un patimento, un dubbio che riguarda la vita di tutti noi. Non so se... Sì, no, ho capito perfettamente. Ma alla fine torniamo al discorso di prima, no? È la semplicità forse che fa la differenza, e le persone percepiscono sta cosa. È inutile, cioè, come percepiscono l'arroganza, percepiscono la semplicità, e dipende da uno come decide di vivere. A questo punto della tua vita cosa ti resta? Cioè ti restano più, come dire, indulgenze per te o per quello che è stato, o hai ancora qualche nodo che non va via? Beh, due nodi ci sono particolari. Uno è quel rigore che, vabbè, ormai sarà compagno in eternità, no? Una mia amica che fa il magistrato mi ha dato una lettura abbastanza interessante che ti trasmetto. Dice, ma certo che l'ha sbagliato, perché il vero gesto di ribellione, di indipendenza, è quando uno che è obbligato a fare una cosa invece dice, no, io la faccio diverso, ho la libertà di fare diverso. No, guarda, se avessi avuto un badile mi sarei scavato la fossa, per cui no. Non so cosa avrei dato in quel momento. Veramente, se potevo sparire l'avrei fatto. È stata una roba, è difficile ancora oggi dargli una spiegazione.
talmente grande la tristezza che mi ha dato quella roba lì, quel gesto lì. Però vabbè, no, l'altra è stata la delusione infinita del mondiale del 2002, no? Che non sono riuscito ad andare in Giappone. Credo che fosse in quel momento meritato per tutto quello che avevo fatto. Non è stato così. Lì c'è una delusione profonda che insomma, resta. Sì, credo di sì. Al di là di tutto quello che uno nella vita di calciatore può subire o può ricevere, no? Qua lì credo che sia stata veramente una cosa, insomma, immeritata. In tutte le sue memorie cita sempre questo: sognavo da bambino di giocare una finale dei campionati del mondo contro il Brasile. L'hai giocata quella finale e l'hai persa. Quel concetto di trasformazione del veleno in medicina è proprio questo, cioè invece che decretare con quello la tua condanna, dire va benissimo, da qui si ricomincia la risalita. E poi ricordiamo che Baggio nel 98 va di nuovo sul dischetto a tirare il rigore contro il Cile immediatamente. Ero lì che sugli spalti dicevo, madonna mia, ma come fa adesso? Nonostante io dovessi essere la persona che avrebbe dovuto dargli quello che nei 4 anni, dal 94 al 98, abbiamo cercato di dargli. Cioè, ricordati che sei un uomo ricco di valori, si può sbagliare nella vita e questo ci rende umani, ma non per questo ci rende più deboli o meno convinti. La cosa migliore era se mi fosse stata data un'altra occasione di andare a battere il calcio di rigore per trasformare questa cosa. Ho chiaro, non trasformerà quello che è successo nel 94, però è stata una sfida contro me stesso prima di tutto, no? Sì. Di trovare il coraggio di andare avanti a quella situazione un'altra volta. Hai dei rimpianti? Solo quella, devo dire la verità, del calcio di rigore, perché poi io per fortuna gravi errori nella vita non li ho commessi. So che ogni giorno devo costruire io, no? La mia giornata. Per cui non so cosa mi aspetta, però è il bello anche questo, no? Di poter comunque ogni mattina alzarsi e dire ok, oggi voglio fare questo. Poi magari non ci riesci, però intanto l'idea deve essere quella. Era gennaio, vento di Bora 70-80 all'ora, freddo, un paio di gradi sotto zero. Abbiamo preso un'onda e l'ha buttato giù dalla barca. Lui si è tenuto, il suo corpo ha fatto attrito sull'acqua e si è staccato. Giro la barca, si è spento il motore. Gli urlavo, tienti su Roberto, tienti su. E quando lo vedevo sparire mi veniva ancora più adrenalina per remare. Finché l'ho preso per il codino, Per il codino, ho detto così, lui si è tenuto su per la barca, è stato lì un buon minuto. No, non tirarmi su. Ecco, questo è il posto, la sesta bricola, mancava il faro, dove è caduto Roberto. Una sera arrivo qua al tramonto. Pazzesco. Mi squilla il telefono, Roberto. Cosa vuole quest'ora Roberto? E mi fa, ciao Ferruccio, lo sai che oggi sono 20 anni che mi hai salvato la vita? No, gli ho detto. Sai dove sono io? Io sono qui, sulla sesta bricola. Guarda, ancora adesso il pelo d'oca. Veramente. Non so come succede nella vita queste cose qua, ma è successo. Cosa accade? Accade che praticamente cosa abbiamo? Un uomo formidabile e fragile, indimenticabile e comune, disposto a fare i conti con la propria fortuna, l'oscurità del rimpianto, il senso profondo della fede. Roberto Baggio continua la sua partita, viaggia verso la porta in una libertà guadagnata. Il valore di questa storia sta qui, in una corrispondenza con se stesso che richiede uno slancio per ogni giorno. Gol segreti, realizzati o falliti, molto simili a quelli che possiamo segnare nel sogno per davvero, raccogliendo un lancio, un passaggio, in arrivo da Baggio addirittura, ma pensa a te. La palla resta in campo, disegna una traiettoria da raccogliere al volo, è un regalo, profuma di vita, di sport,
e vale una piccola riconoscenza, una rinnovata gratitudine.